Buongiorno a tutti, ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati Mattino Milan del 14 ottobre del 2025, buon martedì, saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ce l'abbiamo quasi fatta, quasi. Oggi è l'ultimo giorno della pausa nazionale, quindi vedremo le ultime partite tra la serata di questa sera e la notte, barra mattina addirittura di domani. Ci sono le ultime gare per capire un po' come poi insomma, riuscire ad affrontare la Fiorentina, e adesso facciamo un po' il punto della situazione, soprattutto per quanto riguarda gli infortunati, chi c'è, chi non c'è, chi recupera, chi non recupera, eccetera, eccetera. Prima di lasciarti parola, Henry, però una piccola specifica. Ieri sono uscite alcune anticipazioni sul bilancio del Milan. 3 numeri veramente in croce e quindi, come spesso accade, li andremo a commentare quando poi avremo la carta che canta. Quindi perché andare a dire sì, è inutile i 3 milioni, bene, oppure il patrimonio è salito, i ricavi sono saliti, oppure quello è sceso, quell'altro è meglio, quell'altro è peggio. Insomma, fa un po' storia a sé, insomma, perché alla fine è una sorta di nota che esce dal para-ufficiale che esce dal club. Come sempre abbiamo abituato nel corso degli anni, da sempre in pratica, commenteremo la questione del bilancio con il bilancio stesso. Quindi dopo averlo letto, dopo averlo avuto in mano, siccome sapete che insomma, abbiamo la possibilità di raccontarvelo in anteprima rispetto a tutto il resto della compagnia, ci diamo appuntamento a quando sarà possibile farlo e non semplicemente a parlare di 3 numeri in croce. Sì, anche perché Simo, nell'invitare tutti quanti come sempre a supportarci attraverso i like, i commenti, le condivisioni, gli abbonamenti, se vi va, grazie mille a tutti quanti. Come vi diciamo sempre, attraverso quello poi abbiamo la possibilità anche di raccontarvi, per esempio, delle cifre che non sono più a quel punto cifre immaginate o largo circa, sono proprio cifre nero su bianco, no? Come quando vi avevamo raccontato della cifra ufficiale della cessione di Tonali o ufficiale dell'acquisto di Loftus-Cheek, di Pulisic, di Musa, eccetera, eccetera, che erano poi alla fine anche un po' diverse, no? Rispetto a quelle che erano uscite, nel caso di Tonali erano molto diverse, però comunque insomma ecco, abbiamo la possibilità di farlo, lo facciamo per voi e aspettiamo anche in questo caso, ecco. Allora, ritorniamo sui nostri passi, parliamo un secondo di quelli che, insomma, tra un acciacco e l'altro potrebbero esserci o meno contro la Fiorentina. Sicuramente partiamo da una certezza, purtroppo, perché, insomma, gli esami che aspettavamo ieri sono arrivati, Alexis Sanacher si è fatto male, non è un semplice indurimento, ma è una lesione, sì, non da star fuori mesi e mesi, però insomma è il classico stiramento. Insomma, si è lesionato il muscolo della coscia, se non ricordo male, il flessore. Flessore. Quindi adesso è inutile stare qui giorno dopo giorno a dire oggi sì, domani no, tra 2 giorni sì, 2 giorni no. Quando c'è lesione bisogna mettersi un pochino l'anima in pace, almeno per 15 giorni non c'è. A meno che l'esame ha sbagliato, ma insomma, se No, l'esame è no, fatto ma poi giusto, Simo, sai lesioni sono cosa? È almeno giusto 15. fare gli esami ogni settimana, ogni 10 giorni, no? Per controllare a che punto è la lesione. Indubbiamente salta la Fiorentina. Se è una lesione, diciamo, classica, ci sono grandi probabilità che salti anche quella successiva, nella speranza di riaverlo alla terza di questa serie, anche se poi in questi casi magari si aspetta un attimo, si capisce, bisogna rimettere in moto il muscolo, eccetera. È ovvio che è una perdita importante, Simo, quasi più eventualmente di Rabiot, anche se Rabiot ieri non ha giocato, quindi insomma questo mi fa pensare che Deschamps abbia avuto buon cuore e ancora più importante di Leao, perché in questo avvio di stagione il Milan non è stato, diciamo, non ha visto in Leao la figura chiave, l'ha vista molto di più in Salmacher, molto più di tantissimi altri, ecco. Forse solo Pulisic e Modric sono stati superiori a lui in impatto, ma non in importanza probabilmente, no? Perché è un giocatore che averlo in squadra ti fa la differenza, non averlo ti apre a dei cambiamenti da fare, se non tanto per il modulo, perché magari si può anche rimanere così, quanto per
l'interprete del ruolo e le sue caratteristiche, perché Atekame è prettamente più difensivo rispetto a Salmaker, perché Loftus-Cheek l'ha fatto in carriera, sì, ma ha un altro ruolo principalmente, quindi insomma una perdita non da poco quella di Salmaker. Speriamo che sia per poco, cioè per poco tempo. Allora, insomma, i conti sono abbastanza semplici. Salta la Fiorentina, salta il Pisa, mi viene da dire, anche perché insomma, sono praticamente una dietro l'altra, e credo salti anche l'Atalanta. La speranza è quella di riaverlo con la Roma il 2, quindi i classici 15-20 giorni da stiramento, insomma, non si scappa, al di là di tante parole, a volte, come ha detto Allegri, insomma, poi le bugie hanno le gambe corte, quindi è giusto anche dire, insomma, abbastanza chiaramente quello che è. Le alternative le hai ricordate tu, sono un ragazzo che ancora, insomma, sembra un po' acerbo, cioè Atekame, però più focalizzato sul ruolo, oppure Loftus, che a parte che il ruolo di Loftus ancora non si è capito, alla soglia quasi dei 30, però scherzi a parte, potrebbe essere lui nel caso l'adattato che gioca a destra, se non un cambio modulo, ma onestamente non lo vedo, non lo penso e non lo spero, onestamente, un cambio modulo. Come hai detto giustamente tu, Rabiot non ha giocato però anche un Nkunku ieri sera ha fatto anche gol, con un bel destro giro sul secondo palo per pareggiare. Hanno segnato sia Nkunku che Mateta nel pareggio della Francia in Islanda. Anche Mateta ha segnato. Sì, ma non l'abbiamo preso, Matita. Sì, ma una partita, i marcatori dal sapore di questo calciomercato rossonero, tra chi è arrivato effettivamente Nkunku e chi invece non è arrivato, cioè Mateta, no? Però Nkunku ha fatto un bel gol, davvero un bel gol, un po' d'altalena Nkunku finora, cioè è entrato bene col Bologna, ha segnato in Coppa Italia, un oggetto misterioso con la Juve, poi va in nazionale segna, tra Allegri che ricorda ogni conferenza stampa post partita che non è in condizione, ma è arrivato da un mese e mezzo, due. Insomma, un po' ancora da decriptare, secondo me. No, speriamo che possa carburare nel più breve tempo possibile, anche perché tra poco parliamo anche del fatto che in attacco un po' cortini, ma non tanto perché sono assenti, ma perché tra un acciacco e l'altro non siamo proprio messi perfettamente in bolla. Perché è arrivato il solito bollettino di Pochettino, grazie per aggiornarci quasi quotidianamente, sulle condizioni di Christian Pulisic. Ha detto che la caviglia sta rispondendo bene, sembra che la questione sia passata, e quindi per me ha preparato il terreno, perché così lo riesce a schierare anche stasera. Vabbè, non dico niente, che siamo in onda. 95 minuti di amichevole contro l'Australia il mercoledì mattina. Siamo molto grazie Pocettino, sei un amico. Sì, sei proprio una gioia per gli occhi. Ma al di là di questo, credo che insomma ci sia da valutare anche una questione legata ai rientri, perché in attacco, sì, Santiago anche lui gioca alle 3 di notte, Pulisic uguale, Rafa è tornato, ieri si è allenato a parte, oggi dovrebbe riaggregarsi al gruppo, che oggi ricomincia a allenarsi per davvero in vista della Fiorentina. Insomma, tra una cosa e l'altra ancora, bisogna veramente tirare un po' le somme di quello che sarà il nostro attacco con la Fiorentina, e anche nel prossimo futuro, perché insomma questi sono e questi saranno fino alla fine dell'anno o quasi, quindi bisogna che restino in salute. C'era qualcuno che ci manca? E Stupinian che anche Stupinian. lui non penso la giochi la seconda, essendo uscito comunque a prima dell'intervallo nella prima. Mi auguro che, ecco, se Pulisic mi aspetto che giochi, non ti dico tutta la partita, ma quasi, o forse anche per le dichiarazioni che ha fatto Pocettino, e Stupinian mi aspetto invece che per la botta che ha avuto, il problema che ha avuto alla caviglia, magari non la giochi proprio, se proprio la deve giocare una parte piccola di partita, ecco, non che si spari 90 o 70 minuti dopo quello che ha avuto, perché comunque in questo momento Simo, io capisco che magari si cerca un livello un po' più alto, però intanto pensiamo ad avere quelli che abbiamo che stanno bene,
perché come abbiamo visto se ne saltano anche un paio sei in emergenza, no? Quindi siccome siamo corti, siamo questi, lo sappiamo, il mercato ne abbiamo già parlato, al netto di un super centrocampo forse si poteva fare qualcosa in più a livello proprio numerico e dietro anche di qualità, ma anche lì numerico, soprattutto sugli esterni, quindi l'importante è che stiamo bene quelli, cioè quelli che ci sono, perché se no, ripeto, basta una botta alla caviglia, una squalifica, un raffreddore, tutte e tre nella stessa weekend, nello stesso weekend e sei corto e sei in emergenza, quindi bisogna stare un po' attenti, ecco. Siamo praticamente arrivati in chiusura. Sull'esterno di destra, insomma, è quello che rimane il punto di domanda più grosso. Prendiamo come una buona notizia il fatto che Atekame ieri, non essendo andato in Under 21, ma la nazionale maggiore se l'è portato su, e non avendo giocato a quel punto, perché non è entrato nella partita che la Svizzera ha pareggiato contro la Slovenia, mi pare. Sì, la Slovenia 0-0. Quindi ha anticipato di un giorno l'impegno, non ha fatto 90 minuti con l'Under 21 supplementari, quindi ne ha fatti soltanto i primi 90, non ne ha fatti 180, e quindi mi immagino che potrebbe anche candidarsi per una maglia. È ovvio che insomma, bisogna calibrarla bene la formazione con la Fiorentina, perché il rischio, tra virgolette, è che dall'altra parte ci sia un altro giovane, cioè Bartesaghi, a sinistra per Stupini anche. Insomma, vedremo stasera se sarà schierato Aggiungo contro una gli Stati cosa, Uniti, Simo, peraltro. prima di chiudere, c'è un cliente scomodo che non è partito bene in questo campionato, come non è partita bene tutta la Fiorentina. Sono pochi i giocatori della Fiorentina che stanno facendo bene adesso, però c'è un cliente scomodo della Serie A come Gosens, che è dal lato di Atecame, quindi insomma non è un avversario banale, non è un giovane di una neopromossa su quella fascia lì, Sì, hai sì. Robin Gosens che al netto di qualche anno in più rispetto al suo prime, però comunque è sempre Gosens. Henry, grazie, ci ritorniamo tra poco alle 13 e poi Ciao. alle 16 come al solito per il talk. Grazie e a dopo.